Amiche e amici della bilancia, benvenuti in questa stesa di carte e tarocchi dedicate esclusivamente al vostro segno zodiacale. Ecco qui il simbolo della bilancia sul dadino e iniziamo subito. Chi è la persona che vuole parlare con voi? Una chiamata inaspettata. Che cosa vi vuole dire e perché? Andiamo subito a mescolare questo oracolo bellissimo del sesto senso e vediamo cosa vuole dirvi. Sto pubblicando questo interattivo di venerdì perché Venere è il vostro governatore planetario. Allora, mescoliamo per le amiche e gli amici della bilancia. Allora, formiamo tre mazzetti. Ok, allora, bilancia. Allora, prendiamo il mazzetto al centro e facciamolo parlare. Allora, prima di iniziare, estraggo una carta dalle sibille del cuore che sarà la carta sorpresa finale. Allora, eccola qui, mettiamola qua da parte e la prendiamo dopo. Allora, andiamo a vedere, quindi cosa vuole dirvi questa persona? Ecco, la carta del ritorno. Quindi per alcuni di voi questa persona vorrebbe dirvi che vuole tornare sui suoi passi, o perché c'è stata una chiusura, o perché avete discusso, o perché appunto si sente di farlo. Per chi appunto sta vivendo già un rapporto con questa persona, quindi per chi sente e comunica regolarmente con questa persona, beh, questa carta rappresenta la continuità, ok? Però ecco, abbiamo la sensazione di sbagliare. Ecco, qui c'è, però abbiamo anche la carta dell'amore. Qui ci sono dei sentimenti importanti, anche se questa persona si sente in colpa e vorrebbe ritornare sui suoi passi, anche a dirvi scusa. Qui c'è del karma di mezzo. Potrebbe esserci per qualcuno anche il lavoro, quindi magari vi siete conosciuti al lavoro oppure ci sono dei progetti lavorativi nell'aria per questa persona, ma cosa vorrebbe dirvi? Che quando vi vedo o vi sente, tocca il cielo con un dito. È chiarissima questa carta, cioè date energia a questa persona, una bella energia. Però c'è una scelta importante, probabilmente che sta aspettando da parte vostra o che deve fare questa persona, una scelta che porta a un cambiamento, però qui c'è tanta attrazione tra voi due. E anche, ecco, qui c'è la figura proprio di un uomo, quindi se state pensando ad un uomo è lui, se siete maschietti siete voi. Beh, guardate qui la famiglia, quindi il concetto della famiglia, di intensificare in qualche modo il rapporto e anche la giovinezza. Allora, questa è una carta di immaturità, probabilmente tanti di voi hanno a che fare con una persona immatura ancora, quindi una persona che va e che viene, qualcuno che ancora deve fare delle scelte, ok, in merito al rapporto, nonostante ci sia un'attrazione importantissima, molto forte, e anche il desiderio di voler intensificare e, perché no, anche di creare un nucleo familiare. Può trattarsi anche di vostro marito o vostra moglie, già ovviamente, oppure di un fidanzato o di una fidanzata. Quindi tanti di voi potrebbero già vivere un rapporto ufficiale, quindi questa carta simboleggia questo. Se invece state vivendo un rapporto extra, la carta della scelta è molto indicativa insieme alla famiglia, perché qui si deve fare una scelta tra una persona e un'altra, quindi tra una condizione e un'altra, ok? Per i single può indicare anche un incontro, perché no, oppure anche la conoscenza tra due persone, quindi di due persone, e quindi la scelta tra due persone di interesse, per cui si prova una fortissima attrazione. Qui comunque c'è un uomo di mezzo, le carte sono chiarissime, una persona anche importante che potrebbe anche rivestire un ruolo importante o fare un lavoro di un certo tipo, ok? Ma qui c'è del karma, eh? Qui c'è del karma e qualcuno comunque ha sbagliato o sta sbagliando per qualche motivo, ma
si vorrebbe tornare indietro, ok? Andiamo a vedere con le sibille classiche e vediamo cosa vogliono dirci. Allora, mescoliamo bene per tutte le amiche e gli amici della bilancia, quindi cosa vuole dirvi questa persona che prova un'attrazione molto forte quando vi parlate o vi vede, beh, tocca il cielo con un dito. Allora, facciamo tre mazzetti, bilancia. Ok, andiamo al centro. Allora, il mazzetto ci dice la fedeltà. Beh, è una carta meravigliosa che esce di rado perché rappresenta proprio i valori importanti, quindi quei valori di costruzione dove è importante la fedeltà, anche se questa persona a volte è un po' ambigua, è come se ci fossero delle sfumature che ancora non riuscite a cogliere, ma abbiamo il Gran Signore, quindi che io associo al Re di Coppe dei Tarocchi, quindi è una persona comunque che sta soffrendo, perché prova questa attrazione molto forte nei vostri confronti, però al tempo stesso la camuffa, la nasconde. Abbiamo anche l'amante donna, eh? Sì, il karma che torna, la fortuna, quindi la fortuna è uscita doppia, no? La fortuna qui e la fortuna qui, quindi il karma ci ricorda tantissimo la ruota della fortuna dei tarocchi. Abbiamo anche il belvedere, quindi questa persona potrebbe anche spiarvi sui social oppure su WhatsApp e chiedere di voi. Abbiamo anche la consonante sorpresa, lettera e mercante, quindi questa persona vuole parlare. Vuole parlarvi, sta cercando di trovare anche il coraggio di farlo perché a volte non ce l'ha. Sa bene che siete tosti e quindi ci vuole andare coi piedi di piombo. Mi arriva anche un'altra cosa importante, soprattutto per chi vive un rapporto extra. Qui ci sono dei sentimenti molto forti. C'è un coinvolgimento particolare, non è solo fisicità, attrazione, qui c'è qualcosa in più, c'è anche l'emotività che sta entrando in gioco, che sta crescendo, ma l'immaturità di questa persona ancora la spinge a fare un po' il bambino, la bambina, come dire, vuole comunicare, vuole aprirsi, però dall'altra parte si trattiene tantissimo. È come se ci fosse un qualcosa che la trattiene nei vostri confronti. Ok, questo è ciò che emerge. Vediamo con la carta sorpresa. Oh, io voglio farvela vedere proprio in primo piano questa carta perché è meravigliosa, è una delle carte più belle del mazzo e porta con sé il numero 2, che è il numero proprio della coppia, quindi io e te, il noi, e questa carta simboleggia proprio l'unione, l'unione forte, l'unione tra due anime, ok? Che si rincontrano, che si riconoscono, perché quando c'è un rapporto tra anime, quando c'è un sentimento, ci si riconosce subito con lo sguardo, con anche, cioè sono quelle sensazioni che a parole non si possono spiegare, non ci si riesce e quindi qui c'è un qualcosa tra voi due che va oltre la quotidianità, oltre la materialità, ok? Qui siamo sul campo spirituale, sul campo mentale, c'è un qualcosa di sottile, di molto forte, come se il cuore battesse e a volte non ci si riesce proprio a spiegare la motivazione, come dire, caspita, ma io perché sento queste emozioni? Perché sento tutto questo? Ok? Ecco, questa persona vorrebbe dirvi questo, che quando vi ha visti o vi ha sentiti, il cuore gli è battuto forte, ma non si spiega, non riesce a capire il perché. E tutt'oggi
vorrebbe trovare una risposta a questo, ma non la trova semplicemente perché quando tra anime ci si riconosce, sono appunto quelle situazioni inspiegabili, ok? Quindi questo è ciò che emerge in questa stesa. Amiche e amici della bilancia, io vi ringrazio dell'ascolto. Per chi desidera un consulto privato con me, può scrivermi al numero WhatsApp indicato in basso a destra. Ciao a tutti!